Lo dicono tutti, eh? Quando aveva 15 anni c'era un giovanotto della città, ospite di mia sorella, talmente innamorato di lei che eravamo sicuri che la chiedesse prima che partissimo. Non l'ha fatto perché gli sembrò ancora troppo giovane, ma scrisse per lei dei versi commoventi proprio. Mamma, vuoi venire a vedere Jenny? Oh, me ne ero dimenticata. Scusate, permettete. Voglio vedere la mia bambina così ammalata. Prego, signora, sta accomodi. Grazie. Vieni, tesoro. Micidiale. Per fortuna che Jenny non assomiglia per nulla alla madre. Ah, d'accordo, Charles. Ma non dimenticarti che sposando una donna si finisce per sposare tutta la sua famiglia. Bemolle, signorina, bemolle, da capo. No, non arriveremo mai in fondo così, da capo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo, cara, ma perché parli così piano? No, non dorme mica. Anzi, Bennett, senti, devo parlarti. Come vedi, io sto facendo di tutto per rendere la casa accogliente. Ho mandato persino a prendere i pesci in città. Ma con questo non credere che io sarò molto gentile con lui. Del resto questa storia dell'eredità non mi è mai andata giù. È una storia ridicola ed oltretutto incomprensibile. Se adesso poi ha deciso di venirci a trovare, ebbene, venga pure. Però, con tutto il rispetto per la sua professione, per me resterà sempre una persona detestabile. E non mi importa niente che sia tuo cugino, capito? Capito, Bennett? Capito? Mamma? Mamma, la signorina la saluta. Io corro a vestirmi. Arrivederla. Ho sentito che facciamo progressi, signorina, eh? Non molti, signora Bennett, non molti. Cosa vuole? La Mary è ancora una bambina, non bisogna stancarla troppo, vero? Certo, ma crede che delle volte mi stanco più io della sua bambina. Arrivederla. Arrivederla. Buongiorno, signor Bennett. Senti, che tu non risponda a me passi, ma con le estranei è troppo! Sei tu, cara? Ma è mezz'ora che ti sto parlando! È finita la lezione di musica? Per carità! Sì o no? Sì! Oh, finalmente! Ah.
Così potrò riprendere la mia poltrona. Ah sì? È così che ti occupi dell'educazione di tua figlia, eh? Ah, senti, cara, amo troppo la musica per sopportare questi strazi. O piuttosto non ti dimenticare che oggi deve arrivare il cugino Collins. Siccome è la prima volta che vieni qui, spero che vorrai essere gentile con lui. Bennett, mi fai venire una crisi. È mezz'ora che ti sto dicendo che per quanto io conosca i miei doveri di ospite, nulla mi impedirà di trattenermi molte ore in camera per le mie emicrane. E avrai torto. Prima di tutto perché, a quanto ricordo, la stupidità e la presunzione del cugino Collins sono uno spettacolo da non perdere. E poi, siccome quando io sarò morto potrà cacciarvi da questa casa quando gli piacerà, dovresti cercare di ammansirlo e non di esasperarlo, tanto più che sembra venire animato da ottime intenzioni. Senti, quali che siano le sue intenzioni, questo non diminuisce la crudeltà di togliere un patrimonio, una famiglia di 4 figlie. Davvero, Bennett, è terribile pensare che un giorno sarà il proprietario di questa casa e di tutte le nostre sostanze e io sono costretta a subire i suoi soprusi. Consolati augurandoti che sarò io a sopravviverti. Beh? Del resto, siamo giusti, la colpa non è sua, è nostra semmai, anzi, più precisamente tua. Non dire assurdità! Cara mia, se tu mi avessi dato un figlio maschio... Senti, abbi pietà, dei miei nervi, abbi pietà. Ho fatto 4 tentativi, 4, non 1. Mamma, noi andiamo. La zia ci aspetta. Hai bisogno di nulla, merito? Rimproverarmi d'aver messo al mondo degli splendori simili. E chi la rimprovera, mamma? Vostro padre. Mi umilia anche nella mia maternità. No, io ho detto solamente la verità. Del resto i documenti parlano chiaro. Venite qua. Venite un po' qua, figliole. Guardate questo. Ecco, questo ramo più grosso, questo è mio padre. Questi siamo io e zia Clarence. Sì. Sotto di me 4 rametti verdi. Che saremmo noi. Già. Sotto zia Clarence un rametto solo ma rosso. Che sarebbe il cugino Collins. Appunto. Il rosso andrebbe bene se fosse un ufficiale, ma dato che è un pastore sarebbe più giusto il nero, no? Ora, se il rametto rosso fosse stato dalla parte mia, questa casa andrebbe a mio figlio, ma siccome dalla parte di Clarence andrà a suo figlio William Collins, secondo le tradizioni della famiglia. È una cosa iniqua. Io nei tuoi panni avrei cercato da un pezzo di rimediarvi in qualche modo, sai? Veramente io ho cercato di fare tutto il possibile, ma non ho ottenuto che questi risultati. Permesso? Il cugino Bennett, suppongo. E il cugino Collins, immagino. Poiché non ho incontrato nessuno, temo non abbia ricevuto la mia lettera. No, stavamo aspettando. Sì. Mie care, questo è il cugino Collins di cui vi ho parlato tante volte. Mia moglie, le mie figliuole. Complimenti di cuore, signora Bennett, per una così bella schiera di signorine. Ho inteso molto parlare della loro bellezza, ma la fama si rivela ora al di sotto della realtà. Non dubito che ella potrà presto vederle tutte felicemente accasate. La ringrazio per queste sue parole e mi auguro che ciò possa accadere, altrimenti queste poverette si troverebbero in gravi difficoltà. Oltretutto la cosa è così bislacca. Lei allude forse al trapasso di questa proprietà? Facciamo tardi. Aspettate, è troppo divertente. Devo ammettere che la situazione di queste poverine è piuttosto disperata, vero? Non che voglia farne carico a lei, per carità. So benissimo che nella vita è tutta questione di rametti, di destino. Ma quando una proprietà è vincolata non si sa mai dove vada a finire. Sono molto sensibile, signora, alla dura prova che le mie belle cugine dovranno un giorno sopportare. E avrei molte cose da dire in proposito, se non temessi di apparire precipitoso, prematuro. Tuttavia posso assicurare sin d'ora alle signorine che son venuto qui proprio per ammirarle. Non voglio dire di più per il momento, se non che dobbiamo conoscerci meglio.
Noi la ringraziamo, signore, ma abbiamo il dispiacere di doverla salutare. Stavamo proprio uscendo quando lei è entrato. Sì, proprio così. Prego, signorine, prego. Avrò l'onore di trattenermi 3 giorni in questa casa e non mi mancherà modo di apprezzare le loro virtù. Da quando ha preso gli ordini, cugino? Appena da pochi mesi. Ma la grande e nobile mia benefattrice, Lady Catherine de Bourgh, che ha voluto farmi segno della sua benevolenza sin dall'infanzia. Bellissimo questo quadro. È un acquisto recente o appartiene alla casa? No, era di mio nonno. In questa casa è un secolo che non si compra più niente. Ah, dicevo dunque che grazie ai buoni uffici di Lady Catherine de Bourgh posso dire di essere già rettore della parrocchia di Hunsford presso Westerham, dove sorgono appunto i possedimenti dei Bourgh È un regalo di nozze quello, signor Collins. E anzi, cugino, è proprio per questa mia qualità di ecclesiastico, per questa mia posizione ed anche per i consigli della mia, diciamo così, protettrice, che sento il dovere di ristabilire in tutte le famiglie che si trovano sotto la sfera della mia influenza la benedizione della pace. Il giardino c'è solo qui o continua anche dietro la casa? No, continua. Dietro la casa anche, continua. Allora vuol dire che aprendo una finestra anche da questa parte si può fare anche un altro passaggio. Io veramente non amo le correnti d'aria, ma se per farmi morire prima faccia pure. Ma no, che dice mai, cugino? Anzi, volevo dirle che mi lusingo che le mie profferte di buona volontà le siano gradite e spero che lei non voglia, per il fatto che sarò erede della sua sostanza, rifiutare il mio ramoscello d'ulivo. Il rametto. Del resto, per questa incresciosa faccenda dell'eredità, vorrei proporle un accomodamento. Oh, mi sembrava che qualcosa ancora mancasse alla mia ammirazione. Jenny, il signor Collins, questa è Jenny. La più bella. Buongiorno, signore. Beh, adesso che conosce tutta la famiglia sarà bene che le mostri la casa, perché sarà sua un bel giorno, dopo tutto. Senti, che lui dica che sarà un bel giorno lo capisco, ma che lo dica tu e in faccia a me poi, Signor Collins, lei parlava di un certo accomodamento. Posso sapere di quale accomodamento intende parlare? E quello sarebbe il cugino Collins, il pastore Collins. Cara mia, sono cose che capitano anche nelle migliori famiglie. Per dirla con franchezza, signora Bennet, la convenienza vorrebbe che di queste cose parlassimo con calma. Ma potendomi io trattenere solo 3 giorni, non ho il tempo che la delicatezza dell'argomento richiederebbe. Perciò le dico subito che disponendo di un'entrata più che sufficiente e di una casa più che dignitosa, avrei deciso, dato che ciò si addice alla mia posizione di rettore parrocchiale ed anche, come le dicevo, per i consigli di Lady Catherine de Bourgh, di scegliere una virtuosa fanciulla alla quale dare il mio nome e la mia onorabilità. Avrebbe già scelto? In un certo senso. Sì. Se mi facessero l'onore della mano di una delle loro figlie, tra l'altro questa proprietà, come dire, resterebbe in famiglia e la mia coscienza, oggi turbata dallo scrupolo, sarebbe acquietata da una soluzione onesta e soprattutto disinteressata. Oh, caro Collins, questo sì che si chiama riparare un'ingiustizia. Anzi, signora Bennet, se mi permette l'espressione, vorrei dirle che non ho visto mai più bello ed incantevole di sua figlia Jenny. Certo, si esprime in modo assai galante, caro Collins, ma vede... Ma? Beh, insomma, non sono cose che io dovrei dire. Ma, insomma, non ho segreti con lei, caro cugino. Jenny... Jenny? Posso dire che Jenny sia quasi fidanzata, ecco. Oh, no! Ma non deve scoraggiarsi per questo, per carità. Io non faccio per vantarmi, ma le mie figliole sono tutte belle. E se una è impegnata, ne restano 3. Libere. Liberissime. Già, è vero. Altre 3 se non sbaglio.
Livia, guarda. Chi è col capitano Carter? Ma com'è possibile? Non lo conosco. E non farti vedere a guardare, vengono. Buongiorno signorine, che piacevole incontro. Siamo venute per delle commissioni. Ora andiamo da zia Gardner. Possiamo avere l'onore di accompagnarle? Certamente. Permettano? Il tenente Wickham, appena arruolato, è giunto da poco da Londra con delle novità interessantissime. Ah, no. Credo sia molto più interessante quello che accade qui a Meriton. Io ho viaggiato molto, ma nessuna città dell'Europa ha mai avuto il buon gusto di presentarsi con un biglietto da visita così affascinante. Deve essere proprio una cittadina deliziosa. Piuttosto che lasciarla, lascerei l'esercito. Wickham! Il tenente deve essere spaventosamente timido. Sbaglio? No, non sbaglia. Quando mi trovo con una fanciulla deliziosa come lei, mi sento così impacciato che comincio a parlare, per vincere la mia timidezza, appunto. Capitano, domani sera daremo un trattenimento a casa nostra. Non deve assolutamente mancare, d'accordo? Ma Livia, sai che non spetta a noi fare gli inviti. Il capitano avrà già ricevuto il biglietto dalla mamma. E infatti... Ah, io non ancora. Oh, guarda, c'è anche il signor Bingley. Buongiorno signorine. Desideravo proprio loro notizie e sarei passato da Longbourn oggi stesso. Ma la signorina Jenny? È rimasta a casa con la mamma. Oh, quando saprà di questo incontro si dispiacerà moltissimo di non essere venuta. Mary! Lei conosce il capitano Carter e il tenente Miller, non è vero, signor Bingley? Sì, certo. E il tenente Wickham? No, credo di non averlo mai conosciuto. Molto lieto. Molto lieto. Tenente Wickham e il signor Darcy. Oh, mi scusi. Ecco, signorina. Spero di non aver sciupato nulla. Grazie, signor Darcy. Sono proprio una sbadata. Ora però dobbiamo andarcene. Vieni, Charles, si è fatto tardi. I miei rispetti. Vogliate scusarci, signorine. Di nuovo a domani sera. Incredibile. Il signor Darcy non smentisce mai la sua cortesia. Lo conoscono da molto tempo? Da circa un mese, da quando abita a Netherfield. Ed è distante da qui questo Netherfield? Ah, non molto. Andiamo, Lizzie. Non vorremmo restare qui in eterno a parlare del signor Darcy, no? Ah, no, naturalmente. Ma voi andate pure avanti. Ho dimenticato di comprare una cosa per la mamma. Vi lascio sotto la scorta di 2 ufficiali di Sua Maestà. Grande piacere. A me farà compagnia il tenente? Con piacere ancora più grande. Ti aspettiamo dalla zia. E fai pure con comodo, sai, Lizzie? M'è parso che anche lei conosca il signor Darcy. Non credo che avrebbe potuto trovare una persona più indicata di me per dare delle informazioni precise sul conto del signor Darcy. Purtroppo noi non siamo più in buoni rapporti e rivederlo mi procura sempre un certo disagio. Lei, signorina, lo frequenta spesso? Io e mia sorella siamo stati ospiti qualche giorno a Netherfield e sinceramente lo trovo molto antipatico. Che sia antipatico o no, non spetta a me giudicare. Io del resto lo conosco da troppo tempo, e troppo bene, per poter essere imparziale. Prego. Lei sa piuttosto se resterà qui per molto tempo ancora? Ma non ho messo nulla. Spero però che i suoi programmi, tenente, non siano turbati dalla presenza del signor Darcy. Non tocca a me ad andarmene. Non ho certo io i motivi per sfuggirlo. Se ne vada lui. E poi ora che ho fatto la sua conoscenza, non cambierei guarnigione per tutto l'oro del mondo. Desidera scusi? Nulla, grazie. Bene, buongiorno. Ma non aveva una commissione per la mamma?
Oh sì, che sciocca! Un nastro, per favore. Un nastro? Bene. Diceva che dovrebbe essere il signor Darcy. Quanto, scusi? Me ne dia un 15 pollici. 15 pollici, bene. Mi creda, signorina Bennet, non sono io in colpa verso di lui. Mi creda. La credo, tenente. Le assicuro, la credo. Il suo contegno nei miei confronti è stato inqualificabile. Che colore, scusi? È rosso. Rosso, bene. Inqualificabile. E il suo defunto padre fu una delle persone più care che siano state al mondo. Mi voleva un gran bene e mi trattò sempre come un figlio. Allora sono proprio molti anni che si conoscono. Siamo cresciuti insieme. Che altezza, scusi? Chi? Il nastro, signorina. Oh, come vuole lei? Come voglio io, bella. Mio padre era il loro amministratore e fu a lui che il vecchio Darcy promise, prima di chiudergli gli occhi, che si sarebbe occupato di me, considerandomi come una persona della famiglia. Infatti nel suo testamento aveva previsto un generoso lascito per me. Ma il giovane Darcy evidentemente non ritenne opportuno rispettare la volontà paterna e mi privò di tutto quanto mi spettava. L'azzurro di questo nastro sfigura con quello dei suoi occhi. È una storiella poco divertente, no? Ma come ha potuto farlo se c'era il testamento? E anche io mi sono chiesto per molto tempo come avesse potuto farlo. I derubati che scoprono il furto subito sbalordiscono nel constatare l'audacia con la quale è stato commesso, ma non pensano mai che per i ladri che l'hanno compiuto essa rientra nelle più banali abitudini della loro professione. E così quello che a me pareva assurdo, evidentemente per il professionista Darcy, non era che una delle banali abitudini. Non fece che appigliarsi ad una piccola irregolarità di forma e tanto gli bastò per impossessarsi di tutto il patrimonio. Oh, certo che un galantuomo non si sarebbe comportato così. Pensi che per di più il signor Darcy arrivò persino ad accusarmi di prodigalità, di leggerezza. Inconcepibile. Meriterebbe di essere svergognato davanti a tutti. Ma perché l'avrebbe fatto? Questa è l'unica giustificazione umana, per quanto miserabile, che si può invocare per lui. Per il suo orgoglio smisurato, signorina Bennet. L'affetto non comune che suo padre mi portava l'aveva sconvolto e irritato fin da quando eravamo ragazzi. Non è mai stato il tipo da sopportare quella specie di rivalità. E poi siamo tanto diversi l'uno dall'altro ed è per questo che mi odia. Compera tutto, scusi. Oh, mi scusi, solo 15 pollici. 15 pollici, bene. Non l'avrei mai creduto, capace di un'azione così bassa e volgare. Ecco i suoi 15 pollici, signorina. 2 penny. Grazie. No, la prego. Una cliente come lei riempie tutta la giornata. Deve proprio avere un carattere spaventoso. Vicino a un uomo simile non sopporterei di vivere un solo istante. Signorina Bennet, mi accorgo dal suo turbamento di essermi lasciato trascinare un po' troppo dai miei pur giusti risentimenti. Mi consoli, la prego, da rimorso di averla rattristata e se non vuole lasciarmi con questa goffa sensazione di aver fatto soltanto delle maldicenze, mi sorrida almeno, la prego. Si accontenta di poco. Al contrario. Ma non pensi più a quello che ho detto.
E soprattutto non tenga troppo conto del mio giudizio. Deve capire che mi riesce difficile essere obiettivo e imparziale nella mia situazione. L'unico scopo della mia confessione è stato quello di metterla in guardia da quell'uomo. E le chiedo scusa se giudicherà troppo ardita la libertà che mi sono preso, preoccupandomi del suo bene. Lei non ha bisogno di scusarsi di nulla, tenente. Senta, piuttosto, perché non viene anche lei domani sera a casa nostra? Ma non aspettavo che il suo invito. Ora la presenterò alla zia Gardiner e lei potrebbe offrirsi di accompagnarla da noi. C'era una volta un paggio che si era innamorato della sua bella castellana. Ma la bella, prima di acconsentire alle nozze, impose al paggio 7 terribili prove. Coraggiosamente il giovane le affrontò, superò brillantemente le prime 6, ma alla 7ª, la più terribile di tutte, si arrese. Dice la storia che si trattava di accompagnare al ballo di corte la vecchia zia della bella castellana. Attento dunque, come vede io comincio dalla prova più dura. Le lascio immaginare le altre. Ebbene, io non tremerò. Affronterei un reggimento di zie per un suo solo sorriso. Pensi cosa non potrei fare per rivederla domani sera? Ecco, così? Sta meglio? Aspetti un momento. I cuscini, ecco. S'appoggi. Meglio così? Bene, bene, grazie. Lei deve ammogliarsi, Collins, mi disse. Sì? Un pastore come lei nella sua situazione deve sposarsi. Gran donna, Lady Catherine. Scelga pure, scelga una gentildonna per riguardo a me e per riguardo a se stesso scelga una persona sana di corpo e di spirito, capace di far render bene una piccola entrata. Così si degnò di dirmi Lady Catherine. E lei capisce che io tengo in gran conto questa opinione? Ma ci mancherebbe altro che non lo tenesse. Io non lo riconosce a questa gentildonna, ma capisco che deve essere una donna di grande ingegno. Ha figli? Maschi, intendo dire. No, ha un'unica figlia. Anche lei? L'erede di tutto l'enorme patrimonio. Sì, sì. Una signorina piena di fascino, ma un po' delicata di costituzione. Ah, che peccato. La salute è la prima cosa. Ah, eccole. Mamma, buongiorno. Bentornate, tesori. E qual è Elizabeth? Quella vestita di verde. Mamma, venga a vedere cosa le abbiamo portato. Buongiorno, Vediamo. signor Collins. Speriamo che non abbiate Dov'è Jenny? dimenticato Devo farla morire niente. dalla rabbia. Posso, madama, chiederle l'onore di un colloquio particolare con la sua leggiadra figlia Elizabeth? Oh cielo, ma certo. Come? Con me? Subito? Gradirei molto. Beh, che state facendo qui su? Avanti, avanti su. Aprite. Cos'ha da dirmi, signor Collins, che gli altri non possono sentire? Posso assicurarle, signorina, che per questa conversazione ho il consenso della sua venerabile mamma, la quale è stata già informata di quanto sto per dirle e che lei del resto avrà già intuito. Io veramente non ho intuito proprio nulla. Questo poco di ritrosia la rende ancora più amabile ai miei occhi ed è una virtù che si aggiunge a quelle descrittemi da sua mamma. Non bisogna mai credere all'indulgenza delle mamme. Dunque, signorina Elizabeth, è vero che sono giunto in questa casa solo stamattina ed è anche vero che ne ripartirò dopodomani. Lady Catherine de Bourgh non ammetterebbe mai che io lasciassi i miei parrocchiani senza le funzioni della domenica, quindi non ho molto tempo. Nel resto, ho riflettuto a lungo sul passo che sto per compiere. Di lei e delle sue sorelle poi ho sentito parlare così spesso che posso dire di conoscerle ottimamente. Quanto a me, suo padre, signorina, le avrà certamente descritto
la mia serietà e la mia posizione. Oh, certamente. Potrei dire anzi che mio padre è un suo segreto ammiratore. Tutto ciò dunque mi consente di dirle senza tema di suscitar meraviglia che al mio primo entrare in questa casa io l'ho eletta compagna della mia vita. Ma la prego mi consenta di continuare. Prima di lasciarci trasportare dai sentimenti. Sì, per l'amor del cielo, fregniamoli. No. Sarà bene che io le esponga i motivi che ho per sposarmi. Primo, considero giusto che un ecclesiastico con una buona disponibilità di mezzi come me dia alla sua parrocchia il buon esempio del matrimonio. Secondo, sono convinto che ciò aggiungerà molto alla mia felicità. Terzo, e avrei dovuto dir primo, questa è l'opinione di colei che ho l'onore di chiamare mia benefattrice. Se mi permette. Resta ancora da spiegare perché le mie mire si siano rivolte qui piuttosto che sul mio proprio vicariato, dove le posso garantire risiedono molte amabilissime donzelle. Ma il fatto è che dovendo ereditare, come erediterò questa tenuta dopo la morte del suo onorato padre, non sarò soddisfatto finché non avrò sposato una delle sue figliole, di modo che la perdita possa venire limitata al minimo. Perché vede, signorina, io sono perfettamente indifferente alle ricchezze e tra l'altro non farò a suo padre nessuna richiesta di dote perché mi rendo conto che egli non potrebbe soddisfarla. So anche che tutto ciò che le spetta sono 1.000 sterline al 4%. Sì, 1.000 sterline al 4%, che le verranno corrisposte alla morte della sua venerabile mamma. Tutto qui. Ed ora, signorina, desidererei naturalmente rassicurarla sulla veemenza del mio sentimento. Un momento, signor Collins. Lei deve ripartire dopodomani e quindi è giusto che abbia una certa fretta. Mi permetterà perciò di risponderle senza indugio alcuno. La ringrazio per il favore di cui mi fa segno e sono sensibilissima all'onore della sua proposta, ma mi è impossibile accettarla. So che le signorine hanno il vezzo di respingere la richiesta dell'uomo che esse si propongono segretamente di accettare e che tale rifiuto si può ripetere anche 2 o 3 volte. Io quindi non mi sento per nulla scoraggiato e continuo a credere che presto la condurrò all'altare. Signor Collins, in fede mia le garantisco che io non sono una di quelle signorine, seppure ne esistano, così audaci da mettere a repentaglio la loro felicità per farsi chiedere in matrimonio una seconda volta. Lei non potrebbe mai farmi felice e io sono l'ultima donna al mondo capace di far felice lei. Creda, se Lady Catherine dovesse conoscermi, non approverebbe la sua scelta. Se fossi sicuro che Lady Catherine pensi veramente così? Ma non posso immaginare che sua signoria troverebbe da dire sul suo conto, no? Quando mi procurerò l'onore di riparlarle di questo argomento, spero di ricevere una risposta più favorevole. Ma insomma, signor Collins, lei mi sconcerta davvero. Le ripeto che mi sento onorata della sua proposta, ma i miei sentimenti mi vietano sotto ogni aspetto di accettarla. Come posso parlare più chiaro? So. La prego, non mi consideri un tipo di donna eccentrica che si diverte a tormentarla. Adorabile. Sono persuaso che, sanzionate dai suoi genitori, le mie profferte non potranno non essere accettate. Prego, desidera un po' di torta? No, grazie, io detesto i dolci. Comincia a far fresco, vero papà? L'anno scorso l'estate fu molto più breve. Sì, durò esattamente dal 1° al 2° lunedì d'agosto. Sì. Mia cara, non ci sono più le mezze stagioni. Si passa dall'inverno all'estate e viceversa senza gradazioni, così, di colpo. Non si scoraggi. Ecco. Grazie.
Spero di avervi accontentate. Ci sono delle cose così squisite che conquistarle è una vera impresa. E io poi con tutti questi ufficiali sono un po' sfavorito. Lei non vorrà paragonarsi, spero, a questi belli busti in giubba rossa. A quanto pare lei non ama molto le divise, Jenny, Niente affatto. Ecco una cosa in più sulla quale ho il piacere di essere perfettamente d'accordo con lei. Mi sembra, Charles, che cominciano a diventare veramente molte le cose sulle quali i punti di vista coincidono. È una constatazione questa che faccio con immenso piacere e mi auguro che sia lo stesso anche per te. Senza dubbio. La nostra Jenny è una così cara ragazza. Pensavo, anzi, che se quest'inverno passeremo qualche settimana a Londra, potrebbe venire a stare un po' con noi, no? Oh, ma è una stupenda idea. Lei è mai stata a Londra? No, è una delle cose che desidero di più. Mi perdoni, Carol, ma non approvo per nulla il suo atteggiamento. Quale? Mi pare che Charles si sia già esposto fin troppo con Jenny. Non credo sia il caso di favorire un loro incontro a Londra. Mio caro David, come mi conosce male. Non bisogna mai sopravvalutare questi piccoli idilli d'estate. Svaniscono con le prime nebbie d'autunno. Non è che io mi allarmi, signora Bennet, ma in 2 giorni sono già al 3° tentativo. Ma non si deve abbattere così, cugino. Siamo d'accordo, Elizabeth è una ragazza senza testa, cocciuta, che non capisce qual è il suo interesse. Ma glielo farò comprendere io, se glielo farò comprendere. Mi scusi se la interrompo, signora, ma se è cocciuta e senza testa, mi chiedo se dopo tutto sarebbe una moglie adatta ad un uomo della mia posizione che nel matrimonio cerca la felicità. Lei capisce che se è soggetta a simili difetti di carattere, sarà forse meglio non forzarla ad accettarmi. Mi fraintende, cugino. È cocciuta soltanto in questo genere di cose, ma per tutto il resto è la più buona ragazza che sia mai venuta al mondo. Vado da Bennet e accomoderemo tutto. Ma che, caro signor Bennet, creda a me, l'alta politica inglese si fa soltanto a corte, tutto il resto non è che un equivoco. Bene, devo parlarti. Prego, Scusate, prego, signora, prego. Bene, c'è bisogno di te immediatamente, stiamo saltando tutti per aria. Devi costringerla a sposarlo, perché lei giura di non volere sapere, e se tu non ti sbrighi, lui è capace di cambiare idea. Scusa, non ho il piacere di comprenderti bene. Di chi parli? Ma del cugino Collins e di Elizabeth. Collins comincia a non volerne sapere di Elizabeth. Elizabeth non ne vuol sapere. È un caso grave, non c'è niente da fare. Ma deve obbligarla a sposarlo. Oltretutto può essere la salvezza di queste mura. Lascia fare a me. Le parlo io, avrò modo di farle sapere la mia opinione. Guarda, Charlotte, com'è ridicolo. Ha deciso di prendere moglie e intende farlo con l'orologio alla mano. E di che ti lamenti? Meglio lui di tanti altri che ci mettono degli anni per fare una dichiarazione. Ma Charlotte è un mostro. Non esagerare, se fossi in te ci ripenserei. Per carità. Ma meglio lui di un ufficiale. E ci fanno la corte, sempre impazziscono per noi. Poi cambiate la guarnigione e cambiano anche l'innamorata. Zitta che sta arrivando. Ora te lo presento. Cerca di consolarlo un poco. Signorina Elizabeth. Oh, signor Collins, la stavo giusto cercando. Forse desidera riparlarmi. No. Volevo solo presentarle la mia più cara amica, Charlotte Lucas. È una vera fortuna per me. Troppo gentile. Bene, cugino, ora l'accompagni a prendere un po' di torta. In fondo, lei è di casa. Prego. Le piacciono i dolci, signorina? Confesso che ho questa debolezza. E sa cucinarli? Ho delle ricette segrete. Davvero? Oh, per una donna l'arte del cucinare è indispensabile. Oltre ad altre virtù, si intende? Vede, per me la donna deve conoscere canto, disegno, danza, lingue, saper conversare su ogni argomento, sapersi muovere con grazia e a tutto questo unire il risultato di un affinamento spirituale derivato da molte letture. E nient'altro, scusi? Dimenticavo la musica. Lei conosce la musica, signorina? Certamente, quel tanto che basta per accontentare chi apprezza la buona cucina. Zio Gardner, dov'è la zia? Dove vuoi che sia? Sta tenendo il solito rapporto agli ufficiali.
Io lo dico sempre, capitano, Merito senza giubbe rosse perderebbe tutti i suoi fascino. Con voi sembra una corrida. Zia Gardner, ma non doveva accompagnarla il tenente Wickham? Ah, sì? Ma sembra che nell'esercito abbiano l'abitudine di farsi sostituire. E così ho trovato alla mia porta il capitano Cutter. Sono stata promossa di grado, no? Il tenente Wickham è stato costretto a recarsi in città per affari. Mi ha incaricato di porgerle le sue scuse. Abbia la bontà di riferirgli che sono veramente dispiaciuta della sua assenza e che è del tutto scusato, anche se non credo ai suoi affari improvvisi. Sì, anch'io non credo che i suoi affari l'avrebbero chiamato tanto lontano se egli non avesse voluto evitare di incontrare un certo signore qui presente. Mi rendo conto perfettamente. Capitano, è un'ora che la cerco. Venga, Mary, vieni. Lisi. Senti, cara, tu sei una ragazza troppo intelligente per non capire che non è questo il modo migliore di comportarsi. Anche ieri, a casa mia, il tuo interessamento verso il tenente Wickham mi è parso un po' eccessivo. Non hai fatto che parlare di lui. Come al solito non le sfugge nulla, zia. Sta attenta a non comprometterti, cara. E a non rischiare di compromettere lui stesso in sentimenti che la mancanza di mezzi renderebbe alquanto imprudenti. Lei prende le cose troppo sul serio. Sì, è vero che è l'uomo più simpatico che abbia mai conosciuto. Ma è anche vero che per ora non sono affatto innamorata di lui. Intendiamoci, io non ho niente da dire contro il tenente Wickham. È un giovane a modo. E se avesse dei mezzi direi che non potresti scegliere meglio. Ma stando così le cose, non dovresti lasciare lavorare la fantasia. Cara zia, credo sia lei che stia fantasticando. Su, sì, bravo, ci suoni qualcosa. Vogliamo ballare. Ma io non so suonare, davvero, sono fuori allenamento. Glielo ordino io, è l'autorità. Venga, suona. Vai, su. Cosa suona? Jenny, scusa. Permesso. Hai potuto sapere niente? Non molto, in verità. Il signor Bingley ignora la causa della rottura fra Darcy e Wickham, ma giura sull'onestà del suo amico. È naturale. Ma Bingley conosce personalmente il tenente Wickham? No, non l'aveva mai visto prima di ieri mattina. Ho capito. Ma cosa dice dell'eredità? Se ne ricorda molto vagamente. Insomma, sa solo quello che gli ha detto il suo amico Darcy. Non chiedergli altro, basta così. Come vuoi, cara. Signorina Bennet, posso avere l'onore di questa barra? Signor Darcy, lei mi stupisce davvero. Sinceramente credevo che lei coprisse con le sue rigide teorie sulla danza una totale incapacità di ballare. A parte l'ironia delle sue insinuazioni, sarebbe sciocco non ammettere che a volte le circostanze possano far mutare opinione. Oh, lo so, ma pensavo le riuscisse difficile adattare idee e sentimenti alle circostanze. Pensavo. Lei pensa un po' troppo e troppo male di me. Comunque mi riferivo a circostanze più importanti. Io invece mi riferivo ad una persona che ho conosciuto appena 2 giorni fa e sulla quale il peso dei suoi giudizi ha avuto conseguenze veramente importanti. Vuol dire il tenente Wickham? Ah sì, una persona abilissima nel procurarsi nuove amicizie. Quanto a sapersele conservare è un'altra cosa. Davvero non desidera ballare? Preferirei di no. Possiamo continuare a parlare allora. Sarà difficile trovare un argomento di conversazione. Vede, ci deve essere una grande affinità mentale fra noi due. Siamo di natura poco socievole e taciturna e non parliamo volentieri, a meno che non si speri di dire qualcosa da far colpo su tutta la sala e da passare ai posteri come una frase storica. Questa veramente non è l'immagine più esatta del suo carattere. Quanto poi rassomiglia al mio, non saprei dirlo. Lei però crede certamente di aver fatto un ritratto fedele. Non ho dubbi in proposito. E fa male, perché almeno su certe cose potrebbe ricredersi. Complimenti! Non credevo saremmo riusciti a parlare tanto. Ora possiamo concederci un meritato silenzio. Come preferisce. Permette, tenente?
c'è la mia Mary che conosce un'arietta deliziosa. Con enorme piacere, signora. 1, 2, 3, quella mi raccomando, vero? 1, 2, 3. Squisita interprete. Permette, signor Darcy? Vorrei supplicarla di perdonarmi se non sono venuto prima a renderle i miei omaggi. Ho scoperto, per una felice coincidenza, che ella è stretto parente di Lady Catherine de Bourgh, mia grande benefattrice. È davvero straordinario come accadano certi incontri. Chi avrebbe mai pensato che questa sera io avrei avuto l'onore di conoscere un parente di sua signoria? Vorrei assicurarla che Lady Catherine gode ottima salute, almeno fino ad una settimana fa. Io ne sono felicissimo, signore, ma non ho il piacere di conoscerla. Sono Collins, William Collins, cugino del signor Poteva anche risparmiarsi questa esibizione, soprattutto agli occhi di una persona tanto riservata quale il signor Darcy. Dice? Io l'ho trovato ad una gentilezza, ad una affabilità squisita. Oh, venga, signor Collins, non ho ancora finito di spiegarle i segreti della mia torta di mele. Non essere sciocca, Elizabeth, non pensare a Wickham. Darcy vale 1000 volte di più. Molto bene, bravissimo, bravissimo, ma ora ci hai deliziato abbastanza, lascia il tempo anche alle altre di esibirsi un po'. Vieni qua. Ti ha parlato tuo padre? No, mamma, perché? Lo farà. Sir Lucas, devo fare una confidenza. Molto probabilmente non avremo un solo matrimonio in famiglia, vero Lisi? Davvero? Davvero chi è l'altra fortunata? Mamma, la prego. Ma perché non dirlo a Sir Lucas? Quando Jenny avrà sposato il signor Bingley, anche Mary e Lydia potranno frequentare la società elevata, conoscerne uomini ricchi, e allora sarà facile per loro trovare un'ottima sistemazione. Oh, Dio volesse che anche la mia Charlotte... Mamma, temo che il signor Darcy possa sentirci. Ma chi è questo signor Darcy che deve avere tanta paura di lui? Non mi è niente simpatico, sai? Niente. E poi chi potrebbe rimproverare una madre di sistemare le proprie figliole? Tutto colpa di nonna Margaret. Sì, se non avesse rifiutato di sposare Lord Chesterton, a quest'ora noi saremmo molto più nobili del signor Darcy e di tutti i suoi amici. Ve lo garantisco io. Come sono felice, Jenny, di essere venuta a Netherfield. Non avrei mai creduto, incontrandola, di poter mutare di colpo tutta la mia vita. Davvero, Charles? Sarebbe molto importante sapere se è così anche per lei. Lei è un timido, vero? Il guaio è che lo sono molto anch'io. Perché mi dice questo? Perché è proprio di noi timidi cercare di far dire agli altri quello che non abbiamo il coraggio di dire noi stessi. Mi ascolti, Jenny. Qualunque cosa possa succedere, qualunque cosa possa dividerci, facciamoci una promessa. Aspettiamoci. Senti, me lo prometti, Jenny? Ma cosa potrebbe accadere? Mi spiace interrompervi, ma dobbiamo andare, Charles. Vai pure, David, ti raggiungerò più tardi. Sono mortificato di dover insistere, ma dobbiamo rientrare immediatamente al castello. Per ora non posso dirti altro, Charles. Vieni subito, ti prego. Signorina. Davvero non so come scusarmi, Jenny. Mi perdoni? Non si preoccupi per me. A domani. A domani. Buonasera, signorina.
Jenny, cos'è successo? Non so, non capisco. Stava facendo dei discorsi così strani. E poi all'improvviso... Non ti preoccupare, forse capisco io. Non è Bingley che è strano, ma è Darcy che mi piace sempre meno. Certo, sono una madre invidiabile. Credetemi, Lucas, se mi rimane un solo dispiacere è per la vostra povera Charlotte. Primo, considero giusto che un ecclesiastico con una buona disponibilità di mezzi come me dia alla sua parrocchia il buon esempio del matrimonio. Secondo, sono convinto che ciò aggiungerà molto alla mia felicità. Terzo, questa è l'opinione di colei che ho l'onore di chiamare mia benefattrice. È ancora troppo gonfio, Teddy, credi a me. Ho fatto impacchi tutto il giorno, signore, ma bisogna lasciare tempo al tempo qua. Bisognerebbe fare una fasciatura molto più stretta. Se vuole vado a prendere nelle altre bende, ma la miglior medicina è il riposo. Scusa, ti dispiace tenermelo un momento? Perché non sembri una fuga, come dici tu. Diremo che affari urgenti ti hanno chiamato a Londra per pochi giorni. Di lì poi faremo sapere che gli affari si sono complicati e che è necessario protrarre la nostra permanenza in città. Del resto anch'io è molto che non vedo mia sorella e nessuno si stupirà che passi l'inverno con lei. David, renditi conto che io non voglio per nulla cercare delle scuse. Io sono sinceramente innamorato e non è certo allontanandomi da qui che potrò dimenticarla. E poi per nulla al mondo vorrei farle del male. Ecco le bende, signore. Ecco le bende. Attento, adagio, se stringi così ci soffre, sai. Farle del male? E chi ti dice che ti ami? Sono dei provinciali interessati. No, gli altri saranno così, ma Jenny è diversa. Può darsi, Charles. Può darsi. Ma non riuscirai mai a liberarti di tutti gli altri. Della madre, soprattutto. Ho avuto modo di sentire le sue intenzioni, i suoi progetti. A parte il fatto che vi dà già per sposati, ha in programma di installarsi in casa tua con le altre figliole e di restarvi finché non le avrà sposate tutte. Dai retta a me, Charles. Partiamo al più presto. Hai tanta fretta di partire che sembra quasi tu voglia sfuggire qualcuno. No. Ma è che oggi siamo ancora in tempo. Domani probabilmente non lo saremo più. Mi sbaglierò, ma a te non resta da dire per comprometterti che una sola parola. E se non partiamo alla svelta, te la faranno dire nel giro di poche ore. Quanto a me. Più stretto, Teddy, più stretto. Come vuole lei? Per me ha soltanto bisogno di dormire. Quanto a te? Non vedo l'ora di ritornare al mio circolo di Londra. Ne ho abbastanza di questa stupida vacanza. Ecco così. Porteremo anche lui e riprenderemo le nostre passeggiate in Hyde Park. Ma dovrò pure salutarla. No, Charles. Credimi. No. Bene, Teddy, basta così. Tutto a posto, padrone? Posso finalmente andare a dormire, sì? Tutto a posto, Teddy. Dormi pure tranquillo. Tutto a posto, Charles.
Oh mio povero cuore, se non ti basterà più il rifugio del mio petto, dove finirai? Chi è? Shakespeare. Ricordi, fratellino? Hai sempre voluto che imparassi i sonetti a memoria. E in quanto a memoria, puoi considerarmi un talento, fratellino. Non ti dispiace se ti chiamo così, vero? E per non dire fratellastro. Suona male, fratellastro. Ha troppo il sapore di rancori sociali. Che cosa fai qui? Che vuoi? Meditavo sulle meraviglie del creato. So che ti rifiuti ostinatamente di riconoscere in me uno spirito romantico, ma non trovi anche tu che il prodigio di questo animaletto dovrebbe far riflettere maggiormente gli uomini sui loro limiti? Per esempio, far trovare delle soluzioni più semplici per comprendersi tra di loro. Vattene, Wickham. Potrebbe venire qualcuno. Io non voglio che si accorgano di te. E soprattutto non voglio che possano conoscere i nostri rapporti. Io tengo molto a questa gente. Guarda che combinazione. Anch'io tengo molto a questa gente, Darcy. Sei un pazzo pericoloso e incosciente. Ma come osi ancora avvicinarti al nostro mondo dopo che... È proprio per questo che sono venuto. Proprio per dirti questo. L'altro giorno, quando ti ho incontrato a Meryton, ho capito che il destino ti aveva messo ancora una volta sulla mia strada. Togliti di mezzo tu. Se non vuoi che sia costretto a farlo io. Sei veramente l'essere più vile che abbia mai avuto la sventura di incontrare. Ma non sarà certo il tuo sporco ricatto che mi costringerà a comportarmi diversamente da come voglio. No, Darcy, no. Sarà il tuo orgoglio. È lì che colpisco io. La necessità di apparire onesto potrebbe indurti a scoprirmi e a mandare a monte i miei piani. Ma sarà l'irresistibile tentazione del tuo orgoglio che ti costringerà a salvare dallo scandalo la persona che più ti è cara al mondo. Non potrei mai pensare che tu tenga al suo disonore. È per questo che ti avrò in pugno. Ti conviene rassegnarti, fratellino. Stai andando oltre il limite, Wickham. Tu non hai nessun diritto. Sì, Darcy, uno. Uno sì. Uno ancora. Ce l'ho. Quello di farti del male e di odiarti con tutte le mie forze per le ingiurie e le umiliazioni che ho dovuto subire nella tua casa fin da quando ero ragazzo. Gente come voi non sa considerare il lato umano delle cose. È gente invischiata nel proprio orgoglio, accecata dai pregiudizi della propria meschina nobiltà. Avete pensato di poter formare un uomo ignorando la sua anima, i suoi sentimenti, e siete riusciti a fare di me soltanto la brutta copia di un gentiluomo, l'immagine sbiadita di un aristocratico. Non vi siete mai preoccupati di scoprire se quel povero ragazzo preso sotto la vostra alta protezione poteva avere altre esigenze, altri sogni? Vuoi sapere quali erano i miei diritti a 10 anni d'età, Darcy? A 10 anni io avevo il diritto di farti la scaletta con le mani giunte sulle ginocchia per aiutarti a montare a cavallo. Avevo il diritto di giocare con i giocattoli che tu non usavi più. Il diritto di essere sempre il più bravo agli studi, perché io ero il mantenuto di casa. Il diritto di non
di non poter piangere mai su nulla, perché tutto mi era regalato. E quando si impedisce ad un bambino di piangere, non ci si deve meravigliare poi se crescendo i suoi occhi arrossiscono guardando la luce. Tanto si sono fatti aridi e secchi e fragili. Hai una grande forza, Wickham. Quasi quasi riesci a convincermi ancora. Nonostante tutto il male che mi hai fatto, io non esiterei ad aiutarti se sapessi da dove cominciare. Ma guardati dal male che fai, Wickham. Guardatene tu per il primo. Qualche cosa di buono avete però, voi aristocratici. Sapete dire delle cose incomprensibili con l'aria di immortalare una sentenza. Le meraviglie del creato. Togliti di mezzo, Darcy. Vedi? Basta che s'alzi appena un poco di vento cattivo. Intesi, Darcy? Sono così stanca che non ho neppure voglia di spogliarmi. Io non vorrei più avere le caviglie. Il capitano Carter mi ha fatto fare 3 giri di seguito senza mai lasciarmi sedere un attimo. Hai visto com'è buffo il colonnello quando balla? E come stringeva. Permette, signorina Bennet? Agli ordini, signor colonnello. Silenzio, ragazze! Silenzio! Che il cugino Collins desidera riposare, dice che domani sarà una grande giornata per lui. Forse dovrà preparare il sermone. A letto, avanti. Su. Buonanotte, mamma. Buonanotte. Lizzie, sai dirmi un sinonimo di felicità? Perché? Perché l'ho già scritto 3 volte nel mio diario. Un sinonimo di felicità. Bingley, semplice, no? Senti, che rida Jenny lo capisco nel motivo, ma tu no, A proposito, senti, se continui a intestarti di non accettare le proposte del cugino Collins, tu non ti sposerai più e non so chi ti manterrà il giorno in cui tuo padre sarà morto e questa casa sarà svanita nell'aria. Ma qui si parla ancora della mia morte, se non sbaglio. Bennett. In questa casa se ne discorre un po' troppo da qualche tempo. Bennett, ti prego. Io dicevo a tua figlia che non voglio più sapere di lei. Non le rivolgerò mai più la parola e ti giuro che manterrò la promessa. Adesso parla tu. Cerca di ricondurre alla ragione se gli è rimasto un pezzettino. Mia cara Elizabeth, ascoltami attentamente. Un triste destino ti aspetta da ora in poi, quello di essere un'estranea per i tuoi genitori. Tua madre non vorrà più vederti se tu non sposi il cugino Collins, ma se lo sposi non ti voglio più vedere io. Ma bene, hai promesso di aiutarmi. Oh, non ti ho mai detto che non avrei fatto libero uso della mia ragione in questa circostanza. Ma senti, tutti sono contro di me, tutti mi maltrattano. Santo cielo, i miei poveri nervi. Ho altre 2 figlie però, Loro non saranno così stupide. Sapranno fare in modo che questa casa non finisca in mano d'altri. Si rassicuri, mamma.
La sorte di questa casa è già decisa. Com'è? Il Cosa cugino... hai deciso? Il cugino Collins ha chiesto la mano di Charlotte e lei ha accettato. Ah, beh, sapevo che anche Charlotte fosse una stupida, ma non fino a questo punto. Non è possibile! Non è possibile! Ma Lady Lucas deve averlo raggirato, quel povero angioletto! Si sarà lasciato ingannare! Gliel'avrà gettata a fare le braccia! Conosco il suo sistema! No, non finirà così! No! Non mi lascio smontare tanto facilmente, può darsi che il fidanzamento vada a monte! Ma per favore, se continuate con questo chiasso non posso più scrivere una parola. Cara, tesoro, perdona, ce ne andiamo subito. Se non ci fossi tu a darmi qualche soddisfazione. Mamma, sai, stasera Dimmi. il signor Bingley stava quasi per dichiararsi. Sì. Almeno con te, né Lady Lucas né nessun altro potrà metterci lo zampino. Lei avrà questa casa, ma noi il castello di Netherfield.